io non posso vivere senza fare film, quindi mi ritrovavo però a, a- a questo punto a fare, c'era solo il nonno da fare, nel senso che cronologicamente da figlio sono diventato nonno, raccontando un po' sto cinema un po' intimista, chiamiamolo come vuoi. E quindi praticamente lì ho avuto un po' di paura, perché ho detto, Dio mio, il nonno con i bambini. Però allora lì mi è venuto in mente di ridurre un po' il mio personaggio e di gettarmi su tutti gli altri personaggi. Il personaggio, siccome è una famiglia, quindi c'è questo signore che vive una vita beata, poi di botto gli arriva in casa la figlia che ha litigato con il marito, con i nipotini, e quindi la sua vita viene completamente sconvolta, diventa una cosa veramente impegnativa, però poi servirà a tutti, perché poi i sentimenti prevalgono, no? E quindi io ho cercato di fare questa cosa, però gettandomi molto sugli altri personaggi e riservandomi uno spazio, sì, un perno centrale del racconto, però pensavo che fosse più coinvolgente per tutti, parlare di tutte le età e quindi anche dei bambini. E quindi questo è stato il tentativo. Questo mi piaceva moltissimo perché viene da una storia vera che io ho sentito dire di un signore tedesco che, sposato con un'italiana che l'ha tradita, e per farsi perdonare, ma questo è vero, infatti questo signore poi vedrà il film e dirà, oh, ma che, perché non gliel'abbiamo neanche detto? E in sostanza lui è venuto a piedi da Berlino per farsi perdonare, che l'ha perdonato in effetti. E quindi mi sembrava talmente bello, e poi pensavo che con un viaggio così nella natura pensavo di uscire un po' dalla casa e quindi dare respiro al film, perché poi sotto sotto io ce l'ho lo farei un po' a pezzettini, ma un po' di cinema epico, un po' di... mi piace, non è che solo posso raccontare le cose all'interno delle case o della famiglia o dei rapporti personali, ma insomma, e quindi lì mi sono sfogato. E c'è questo attore pazzesco, Tom Vlascia, che veramente inquadrare lui è proprio avere il cinema, qualunque cosa. Quindi io con lui proprio mi sono divertito come un pazzo e ho fatto un pezzo di cinema epico. E quindi questa cosa aiuta molto il film, perché ci sono questi spazi incontaminati. È un mondo per ora difficilissimo, quindi secondo me poi questa tendenza all'armonia in generale, che poi diventa tante altre cose, può diventare solidarietà, può diventare una visione della vita aperta, no? E non conflittuale. Io ci tengo tantissimo e continuo a crederci, questa è la cosa folle. Oppure penso che sia un cinema che io, questo cinema mi viene perché vorrei che fosse tutto così. Non so poi quanto, però un impatto, un piccolo impatto poi sulla realtà lo può avere, questo desiderio di stare in pace, di stare in armonia e di usare anche la gentilezza, perché dalla forma viene tutto, anche la forma è molto importante. Io lo vedo nei rapporti fra marito e moglie, per esempio, no? Devi mantenere la forma, perché se ti cominci a sfasciare quella cosa lì è pericolosissimo. E questo me lo disse una signora che era l'attrice che faceva mia madre nel Pranzo di Ferragosto. Perché io le chiesi, dico, ma come mai hai avuto questo matrimonio così felice per tanti anni? E lei mi disse, la forma, ricordati sempre, perché se cominci con le parolacce si spacca un equilibrio. E allora io ci penso molto a questo. È il primo gradino per arrivare poi a una forma di armonia, di relazioni più positive.
Il personaggio rappresenta quello all'inizio, un uomo risolto che ha sistemato tutte le cose della vita ed è solo ed è perché è vedovo, però in questo momento è felice, ha degli amici, ha il suo tempo, ha i suoi hobby, quindi però basta, effettivamente la famiglia è una roba che ti può anche tramortire, nel senso che ti pone davanti a delle scelte, delle responsabilità, delle cose. E io mi ricordo che molti dialoghi del film vengono proprio dai dialoghi che mi faceva mia figlia, perché l'anno scorso si era laureata, ma non trovava lavoro. Quindi lei veniva da me e mi faceva una testa così per 2 ore, dicendomi che faccio il dottorato, faccio quello, vado a Berlino, no, vado a Parigi, che devo fare? E poi alla fine io non sapevo più che dire, lei mi insultava, come proprio appena usciva dalla porta io scrivevo tutto su un foglietto, quindi lei si ritroverà quando lo vedrà. Però è vero, non puoi calcolare niente, la famiglia proprio ti assorbe completamente, però è tale poi la forza dell'amore che c'è, che poi alla fine ce la fai a fare tutto, anche le cose più impossibili.